benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Ritorniamo a ripercorrere in questo terzo episodio. C'è stato un primo, poi c'è stato un secondo e adesso c'è stato un terzo, che questo qui non c'è stato, ci sarà un terzo perché ancora deve accadere. Episodio di ripercorrere la storia del canale, cercando di valorizzare le borse che ho più utilizzato, un po' ti faccio vedere come le ho pulite, un po' quelle che mi sono piaciute di più. Ti ho fatto vedere nell'altro video come hanno mantenuto gli accessori, come qualcuna l'ho usata di più, l'ho usata di meno, insomma. Poi ti lascio tutti i link qua sotto per poterti andare a rivedere i video che ti sei persa, che è una cosa bruttissima alla fine. Questi video così culturali che faccio, che apportano cultura proprio al mondo intero che ne ha bisogno, è un peccato che tu ti perda queste informazioni preziose. Ovviamente se non mi conosci sto scherzando, sono Ornella Uzzino, un canale YouTube, ma nella vita faccio le borse e si spera di continuarle a fare un'altra volta dopo questo periodo, ma così sarà e dobbiamo essere ottimisti perché scherziamo e ironizziamo su tutto. Ma prima che mi dimentico nuovamente, sigla! Eccoci tornati. Prima di andare a vedere quali borse analizzeremo di nuovo del mio percorso, del mio canale YouTube, tutto mio, è tutto del mio pubblico, del mio cuore, del mio, cioè posso andare, non so, improvvisamente vengono questi atti sclerotici che lo so che sono preoccupanti, però è fatto così. Insomma, non so quando andrà in onda questo video, se saremo di nuovo liberi di poter circolare, di abbracciarci e di sbaciucchiarci. Se non fosse così, teniamo duro perché siamo, insomma, torneremo a farlo sicuramente. E grazie a tutti quelli, perché in qualche altro video e anche in chat qualcuna di voi mi ha scritto, gli operatori sociosanitari, molti infermiere, anche cassiere di supermercato, insomma tutti quelli che ci stanno supportando con il loro lavoro meraviglioso, spesso non ipertutelati, ma che comunque tengono alta anche il morale semplicemente con un sorriso perché le incontri nonostante in questo periodo di difficoltà. In questo video analizzeremo un po' di borse in similpelle, qualche borsa in pelle, made in Italy, made in Napoli, insomma abbiamo un po' di cose di cui parlare, quindi mettiti comoda, ricordati di comprare sempre borse originali quando tornerai a comprarle, ma si può fare tantissimo online perché questa esperienza ci sta insegnando che l'online è importantissimo sia per chi compra che per chi vende, quindi è importante anche che i brand più piccini si strutturino per poter arrivare a ognuna di noi in maniera più efficace e soprattutto di avere una comunicazione visiva un po' più efficace, perché ragazzi non è detto che sarà sempre così semplice incontrarsi e quindi è importante che i brand minori rendano più accessibili i prodotti. C'è Instagram, ci sono tanti portali che ti permettono di mettere i prodotti e poterli vendere con le foto e tutto il resto, quindi non ci perdiamo d'animo. Passiamo subito alla prima borsa, partiamo da un bellissimo made in Napoli, un ragazzo in gambissima, parlo di Francesco Visone, che ha fatto anche una collaborazione per la borsa Very Good, che poi te ne parlerò più in là, però in questo momento parliamo di Francesco Visone, che è un designer molto in gamba, che io qualche volta ho paragonato anche a Pablo Baldini per tante similitudini che hanno nelle storie. Ha una sua piccola azienda, produce dei prodotti su idea sua, è stato ritenuto uno dei designer più innovativi negli ultimi tempi, quindi andiamoci a riguardare quella borsa stupenda di un colore che insomma molto passionale. Tra 3, 2, 1 comparirà. Eccola qui la borsa, te la faccio vedere tutta la sua bellezza, eccola qui. Questa borsa qui l'acquistai 150 euro, ma era in saldi, e un modello che a me piace tantissimo, un po' scomodo solo per la chiusura, ma che rispetto a quella lì che io anche in questo caso l'avevo paragonata a un'altra borsa che era quella di Trussardi, che essendo magnetica è molto più pratica, questa però ha un bel impatto estetico. In questo caso la chiusura sta dando un po' di difetti, ma probabilmente anche la galvanica, cioè proprio non essendo lucida, se ricordi non era
lucida, tende ad essere ancora un po' più opaca e poi poiché sono un camionista un po' si è graffiato e tutto il resto. La borsa per il resto trovo che sia fantastica, l'ho usata tantissimo e mi è risultata molto più pratica, ci andai anche ad una fiera l'anno scorso e ci entra davvero l'impossibile. L'ho riempita di crema soprattutto negli angolini, come hai già visto in altri modi dove pulisco le borse di pelle, e l'ho riempita di crema ma solo perché così tende ad essere morbida sugli angolini e tendono a non spaccarsi. Per il resto è una bellissima borsa, molto attuale a prescindere dal periodo in cui la compri e quindi da tenere sempre nell'armadio e che può valorizzare anche outfit. Io ad esempio che vesto sempre nera e che amo proprio il nero, è un modo proprio per spezzare, per dare anche un tono al lavoro, quindi trovo davvero fantastica. Se non hai visto ovviamente la recensione, poi alla fine di questo video valla a guardare. Passiamo ad un'altra borsa, in questo caso parliamo di un similpelle che ha fatto tanto discutere, che più che similpelle è proprio un plasticone, quindi passiamo da un antipodo all'altro, però è sempre un made in Italy. Ed eccoci qui. Ovviamente se hai visto l'altro video sai che ti ho fatto una promessa ed è quello di fare la mossa. Vabbè, ci sarà anche questo momento tragico dove devo mantenere fede alla mia promessa, quindi resta sintonizzata perché improvvisamente viene lo sclero mentre guardo le borse e lo faccio. Allora, questa borsa qui ha suscitato diverse controversie, prima per la questione dei manici, poi c'è stata una controversia dettata dal fatto che comunque dice comunque un plasticone eccetera, poi sono stata contattata dall'azienda perché mi diceva ovviamente che questo è un progetto work in progress, che è una bella struttura che si sta cercando di evolversi eccetera eccetera, quindi in molte qualcuna non l'ha apprezzata per il gusto estetico e questa mi sono sentita molto offesa perché è stata una mia scelta stilistica. Scherzo ovviamente, insomma c'è stato un po' di rumore di sottofondo in riferimento a questa borsa. A me è una borsa che piace, non la metto fra i miei preferiti, l'ho detto anche altre volte che il concetto sì che si fa tanta attenzione sull'ecosostenibilità e poi viene data un sacchettino di plastica, poi si fa attenzione sui soggetti chimici però non su altre cose, sui solventi eccetera eccetera, dico va bene. Poi utilizzandola ovviamente i manici sono diventati un po' rugosi, nel senso che è come se soffiassero, penso che è un po' difficile che tu lo veda, però non so se si riesce a vedere, vedi qua sotto, ok, anche perché pulendolo poi ovviamente i pro e contro poi di pulire troppo le borse, cosa che io non ti suggerisco di fare, è proprio quello che magari poi i prodotti tendono a seccarsi, potersi spaccare eccetera, quindi puliamoli, teniamoli in igiene, disinfettiamoli che comunque li appoggiamo a terra e tutto il resto, magari più i fondi in questo senso, però non eccediamo con la mania perché rischiamo poi di rovinare le patine dei prodotti in questo senso. Quindi tra le tante borse poi di similpelle sicuramente questa non è una delle mie preferite. Ovviamente dimmi pure cosa ne pensi, se te la ricordavi, se ti piace o tutto il resto. Passiamo a un'altra borsa di pelle un po' più vecchiotta, fatta all'estero in parte anche in Italia, ed è un bel marchio ed è Chloé. Questa borsa qui l'ho comprata ai tempi, mi piace tantissimo il marchio Chloé. E non ti nascondo che ho sempre sognato anche come terzista di poterci collaborare, quindi è un marchio che mi piace. Vado a comprare la borsa e mi è dispiaciuto vedere che proprio quella che avevo comprato io non era fatta in Italia, però comunque il modello rimane bello. L'ho usata tanto perché è un modello di borsa che poi si presta davvero a tanti utilizzi. Questa è una borsa che ho pulito facendo le procedure che hai visto pure nel video in cui pulisco le borse di pelle. Tendenzialmente non sempre tendo a lavarle o comunque faccio attenzione quando uso magari il latte detergente a spruzzo
perché rispetto a quello lì magari che lo puoi direzionare tu o con la mano, quello là spruzzo devi rimuoverlo poi dagli accessori, altrimenti si possono danneggiare. Gli accessori, che comunque in passato qualcuno mi aveva chiesto come stavano reagendo, non stanno male, però se vedi ad esempio questi hanno cambiato colore rispetto a questi qua che sono un po' più vividi, quindi comunque non è un accessorio top rispetto ad altri che abbiamo visto. E quello che mi piace sempre tantissimo ovviamente è il logo, o comunque l'immagine ripetuta di uno degli accessori sempre ripetuti da Chloé. Per il resto è una borsa figa, nonostante che è fatta all'estero, nonostante tutte queste mille cose, che magari c'è la speranza sempre che questi brand poi tornino a fare tutte le linee in Italia. Ovviamente ci deve essere anche l'impegno nostro a voler magari investire qualche cosa in più quando compriamo un prodotto, perché è normale che ci siano anche delle variazioni di prezzo, però magari facendo le logistiche in Italia, producendo in Italia, c'è una, come dire, ci sono degli ammortamenti di costo pure differenti, e c'è la possibilità anche di arrivare ad un punto prezzo che a noi può essere conveniente. Quindi si fanno tanti pezzi, si possono fare tanti accordi, si spera che un giorno i governi defiscalizzino delle lavorazioni in Italia e quindi rendano più conveniente produrre in Italia piuttosto che all'estero. Fatto sto pippone diciamo su Chloé, ti dico che Chloé è un brand che mi piace. Poi ovviamente questa è una linea più economica, perché ci sono dei brand tipo, come ti ho citato, Michael Kors, che ha nell'altro video, che ha un range molto ampio di prezzo. Anche Chloé ha fatto una linea, infatti si chiama Sea by Chloé, che è una linea più economica di Chloé, proprio questo poi insomma viene fatta all'estero. Poi le linee un po' più alte per me in questo momento sono inaccessibili. Passiamo ad un'altra borsa. 14 gennaio di quest'anno, che è un anno davvero, quando dicono anno bisesto, anno funesto, purtroppo avviene un incendio spaventoso nell'azienda di Campomaggi e Caterina Lucchi. Una cosa drammatica, perché purtroppo loro hanno provato, ovviamente è un'azienda ipermoderna e strutturata, però ragazzi purtroppo dovete considerare che quando ci sono materiali molto infiammabili come quelli delle lavorazioni unite ai pellami, è qualcosa che veramente i vigili del fuoco ci mettono ore e ore per rimuovere tutto. Insomma, succede questa catastrofe e vanno in fumo i 2/3 dell'azienda. Loro sono grandiosi, si sono rimessi a ricostruire pezzo pezzo l'azienda, tutto quello che c'è, e ovviamente quello che sta succedendo pure a livello di blocco totale sicuramente non favorisce un'azienda che ha già avuto un problema così serio. Quindi quando tutto questo passerà, mi raccomando, ricordiamoci di aziende belle, serie, strutturate, proprio come quella di Campomaggi, che fa dei prodotti stupendi. Io questa borsa la adoro e la continuo ad utilizzare, quindi ricordiamoci quello che ci sta ricordando molto pure questo periodo, e che lo dico in tanti momenti, è che bisogna valorizzare quello che abbiamo, valorizzare il territorio, valorizzare le competenze, valorizzare i brand che decidono di produrre, investire, di metterci le aziende, che purtroppo si trovano a fronteggiare 1001 difficoltà. Tornando un po' più allegri, borsa fantastica che ha questo stile country, facilmente abbinabile con qualsiasi cosa, e per pulirla ho utilizzato i prodotti che ci ha dato in fornitura quando ho ricevuto la borsa. Aveva questo piccolo kit con tanto di pomatina e insomma di cose per pulirla. Ovviamente per sistemarla userò queste cose con tutte le prescrizioni che mi fanno loro e le piccole cose che ho sul mio carrellino. La prima fase è quella sempre di pulizia iniziale con latte detergente. Io continuo ad utilizzare questo fin quando insomma non lo finisco, anche perché è ultra comodo, quindi comincio a pulire. Ora continuo senza telecamera. Una volta ammorbidita e pulita, insomma sempre con straccio, spazzola, vado a fare una pulitina dietro, non davanti perché c'è il traforato, e quindi evito di fare ulteriori aggressioni, perché poi questo
potrebbe cedere e poi insomma perdere la bellezza di questa borsa. Quindi per manutenzione vado a pulirla con il pulitore a secco, lo vado a stendere sempre con la mia spazzolina e poi lo andrò a rimuovere con la carta assorbente, così da farci una bella pulita, igienizzata, eccetera. Usiamo poi la crema che è uscita con la spugnettina e vediamo già che comincia a ingrassarsi. Questo ha un odore rispetto a quella che sto usando normalmente un po' più tenso, ecco, mettiamola così. Quindi magari quando fai questa operazione stai in un luogo ben areato. Generalmente le borse si puliscono sempre vicino a luoghi ben areati, ok? Fantastica, fantastica, e che continua ad essere bella nonostante l'utilizzo. Guarda gli accessori, non si sono per niente mossi, quindi per me è una borsa che stramo, come stramo Campomaggi e Caterina, Marco e Caterina, che sono due miei esempi e due miei miti, ragazzi. Ce la faremo, ok? Passiamo ad un'altra borsa, ma prima di questo ovviamente faremo il tutorial della Laurito. E quindi facciamo tipo uno stacchetto pubblicitario, che mo sta praticamente da mezz'ora, caffè, pasticcini, i vostri figli che vi stanno picchiando per togliervi da sopra il divano. Ma chi stai guardando? Alias. Ma cioè, per dire, mi immagino io nella versione dei Quartieri Spagnoli o di altre cose, che adoro queste, insomma, questi dualismi miei di come farei in certi momenti, di come è successo in certi momenti della mia vita, di come mi sono relazionata con mia madre. E quindi cioè la frase di prima significa: mamma, per chi stai porgendo tutta questa attenzione? A chi stai guardando? Però è l'enfasi, cioè noi quando siamo in napoletano, cioè noi mettiamo l'accento quando parliamo. Allora, facciamoci sta cosa perché ve l'ho promesso nell'altro video, e quindi se riesco a mettere a posto la borsa di Campomaggi facciamo vedere il tutorial di come si fa la mossa. E ovviamente tu la vedrai a metà, ma non, cioè, va bene lo stesso perché ti affida, quindi è così. Ma siete scostumati, eh? La mossa è una cosa che si fa quando uno se la sente salire da dentro. Non ce l'ho adesso, non sta salendo ancora. Aspettate. Cioè io mo dovrei praticamente, ma non vedete, però io sto alzando la gonna. Questa è più che una mossa, sembra una mossa di pancia, però apprezzate il gesto e andiamo avanti, va? Finirò per rovinarmi quel poco di credibilità che ho nel mondo, però insomma tutto a posto, l'importante è che ci facciamo un sorriso. Passiamo ad un'altra borsa, Longchamp, mio sogno, ricordando che vorrei fargli le borse. Detto questo, è una borsa che è stra amato e stra utilizzato, e nonostante la pulizia e tutto il resto vorrei farti notare che comunque porta i segni di una guerra che non andrà più via. Però è una bellissima borsa, capiente, comoda, leggerissima, la puoi piegare, la metti nelle altre. Questa è una figata pazzesca per come mantiene tutto il resto. L'ho pulita nella solita maniera che pulisco, non ho utilizzato il detergente, quello a secco, perché mi sembrava un po' troppo aggressivo sia per il colore che per il pellame. Se non hai visto il video della pulizia te lo lascio qua sotto, insomma così. Molto molto carina questa qui, utilissima, la puoi mettere sotto i cappotti, veramente studiate bene. Una cosa che ho notato di Longchamp è che ho apprezzato, non apprezzavo prima, che non conoscevo bene il brand, vabbè, a parte che anche questo fa parte di una categoria molto ampia di prezzo che permette pure a persone insomma come me che non hanno grandi budget ma che come te comprano sempre borse originali, di poter acquistare dei prodotti di questo brand. E quindi un prodotto accessibile, di un'ottima qualità, che tiene benissimo, prodotto che fanno anche in Italia, quindi
davvero ottimo. E questa, soprattutto la piccolina, è stata una scoperta. Questa magari me l'aspettavo un po', però tiene benissimo perché io l'ho stracaricata, ragazze, e mantiene tantissimo, quindi è studiata proprio con criterio. Ma questa mi ha stupito perché, non amando le borse così piccole, ma l'utilizzo che ne puoi fare è veramente 100% valido. Passiamo all'ultima borsa, poi ci salutiamo, baci, abbracci, caffè, ci pigliamo appuntamento per la prossima volta, ma non voglio anticipare nulla. Chiudiamo questo video, questo insomma review del canale, con questa borsa qui, una borsa forse una delle prime che ho pubblicato sul canale, le Fil du Flor, sempre per il mio pronuncia top. È una borsa che ho acquistato, ero anche in questo caso molto scettica, ma è una borsa che io utilizzo continuamente, vado a periodi, nel senso che utilizzo in combo con altre borse, però è una borsa fighissima. Prima per il materiale, questo materiale che sembra gomma piuma, che è utilissimo e si può anche lavare, infatti ti lascio il video. Allora, voglio lavare in lavatrice questa borsa qui, e anche se non amo lavare le borse, però tranne insomma quelle lì proprio di tessuto, per difendere, scusate la ciabattina, per difendere un po' gli accessori, la metto in una federa. Questa è una delle federe insomma vecchie che uso solo per questo. Poi la metto in lavatrice, ci metto un po' di detersivo, bellissimo questo handmade, e poi metto un programma tipo acqua fredda. Comunque, finito il lavaggio, una cosa che non avevo fatto vedere prima è perché ho fatto il nudo, che poi ho riaperto la lavatrice e la borsa è uscita così. Adesso la metto all'aria, se ci riesco, eccola qui, faccio asciugare ed è bella l'uscita, mantenuto bene. Vabbè, questo materiale è ultra resistente, le Fil du Flor. Sai che io non amo lavare le borse, anche perché ad esempio questa proprio, che è una borsa che si presta molto, tipo quella di Kipling che vedremo più avanti, per due motivi: uno, un po' per gli accessori, però io ho trovato una semisoluzione per questo, e due, perché ovviamente dove ci sono, fin quando è solo tessuto o comunque gli accessori, ad esempio la lampada è di plastica, ok, tutto a posto. Quando però vedi ci sono i manici e tu comunque con tutte le protezioni che ci vuoi mettere, l'acqua ci va a finire comunque sopra, in lavatrice e tutto il resto, il risultato è che tende a gonfiarsi e non a ritornare sempre come prima. Però in questo caso è un prodotto comunque è scuro, comunque io per come lo utilizza la butto dappertutto, anche solo per sterilizzarla e per tenerla sempre fresca e pulita è un'ottima borsa. Adesso profuma anche perché l'ho lavata recentemente, poi si asciuga in un niente per il tipo di materiale, quindi questa è una borsa strafiga, ne voglio ricomprare anche delle altre, ed è un brand che mi piace molto per la filosofia e tutto quello che è intorno, quindi stra promossa. Siamo arrivati anche alla fine di questa terza puntata. Ovviamente mi aspetto i tuoi commenti, iscriviti al canale, dimmi qual è la tua borsa preferita, dimmi se gli altri video ti sono piaciuti, se anche questo, e ovviamente ricordiamoci che dobbiamo trovare un modo di condividere, quindi dimmi un pochino quali borse proveresti, come ti piacerebbe provarle, che insomma confrontiamoci, voglio dire, qua state, mi dovete sopportare, e se non mi sopportate è veramente una cosa brutta che mi abbandonate da sola. Io che ho questi momenti psicopatici, mi anche faccio queste, come dire, condivido con voi questi momenti di follia tra la mossa e tutto il resto, perché mia figlia a casa dice tu sei pazza, e nel senso che quando mette a ballare, a ridere così, dice tu mamma tu sei pazza, e si mette a ridere pure lei. E quindi spero di averti tenuto compagnia, noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio che sarebbe un incrocio fra un abbraccio e un bacio. Alla prossima, ciao da Ornella.